Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al lago di Garda. Starò qui ben 5 giorni e cercherò in questo video di farvi vedere alcune delle principali attrazioni presenti sul lago. In questo momento mi trovo a Salò, precisamente sul lungolago di Salò, molto caratteristico. Passerò 3 notti qui e poi mi sposterò a Riva del Garda, dove passerò lì 2 notti, cercando quindi di farvi vedere anche la parte del lago trentina. Le aspettative sono altissime, quindi direi di non perdere ulteriore tempo e iniziare subito a visitare questo incredibile lago, dichiarato uno dei più belli, pensate, di tutta Italia. Andiamo! Il lago di Garda è il più grande lago italiano e le sue acque bagnano 3 regioni: Lombardia, Veneto e Trentino. Il paesaggio incantevole che lo circonda ed i pittoreschi borghi che si sono sviluppati sulle sue rive ne fanno uno dei laghi più belli e visitati di tutta Italia. La prima tappa del mio viaggio on the road per il lago di Garda è stata Salò, una delle cittadine più grandi situata sulla sponda lombarda, in provincia di Brescia. Il centro storico, compreso tra Piazza Carmine, comunemente chiamata La Fossa, e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette, con dimore signorili, eleganti negozi, ristoranti e bar con i tavolini all'aperto. Oltre a fare una piacevole passeggiata sul lungolago di Salò, potete visitare l'edificio religioso più importante della città, ovvero il suo Duomo, costruito tra il XV e il XVI secolo, in uno stile a metà tra il tardo gotico e quello rinascimentale. Se volete avere una bellissima vista dall'alto del lago di Garda, allora vi consiglio di venire sulla Rocca di Manerba, dove mi trovo adesso. C'è un parcheggio proprio a 200 metri dal punto panoramico, ovviamente il parcheggio è a pagamento, e da qui avrete una bellissima vista. Tra l'altro l'isola che vedete in questo momento alle mie spalle è la famosissima Isola dei Conigli, diventata ancora più famosa in questo periodo perché a causa della siccità l'acqua è talmente bassa che si può raggiungere a piedi, un evento straordinario. Solitamente si può raggiungere solamente con la barca, quindi è stata presa d'assalto recentemente da un sacco di turisti che vogliono andare ovviamente sull'isola dei Conigli a piedi. Amici, in questo momento mi trovo a Lazzise, un piccolo borgo situato nella sponda veneta del lago di Garda. Pensate che per le sue caratteristiche e per la sua particolarità è uno dei borghi più visitati tra quelli che si affacciano ovviamente sul lago di Garda. Infatti ogni anno accoglie più o meno 3,5 milioni di turisti da tutto il mondo. Lazzise è davvero piccolissima, incredibile, veramente un minuscolo borgo, ma è davvero bellissimo, mi sta piacendo tantissimo, probabilmente è la cosa che mi è piaciuta di più delle cose che ho visto oggi. Assolutamente da visitare abbiamo il Castello Scaligero, il lungolago di Lazzise con le caratteristiche casette colorate affacciate proprio sul lago, e infine la piazza del comune, perché c'è una pavimentazione molto importante e particolare.
Forse non tutti sanno che l'Azzise può essere considerata come il primo libero comune d'Italia. Infatti, nel 983, sotto il dominio dell'Impero Romano, gli abitanti di L'Azzise ottennero ampie autonomie amministrative e poterono disciplinare liberamente pesca e commercio. L'Azzise è molto molto bella, se venite nel lago di Garda dovete assolutamente includerla nel vostro itinerario perché è veramente una piccola perla. L'obiettivo in realtà era terminare la giornata a Bardolino perché ho letto che ci sono dei tramonti bellissimi, probabilmente i più belli che si possono ammirare dal lago di Garda. Purtroppo è tardi, è super nuvoloso, quindi il tramonto oggi non si sarebbe visto, quindi vedo se riesco a farvelo vedere nei prossimi giorni, altrimenti comunque considerate Bardolino per ammirare un bel tramonto, magari davanti a uno spritz lungo lago. E buongiorno carissimi, secondo giorno al lago di Garda, mi trovo di nuovo sulla sponda bresciana del lago, precisamente sono a Gardone Riviera e sono venuto a visitare il giardino botanico di Fondazione André Heller, uno splendido giardino contenente, se non sbaglio, 3000 specie di piante diverse, pensate, grande 10.000 metri quadrati. Ho 2 ore per visitarlo perché poi mi scade il parcheggio a pagamento, quindi non abbiamo tempo da perdere, visitiamolo insieme, deve essere una cosa bellissima e super particolare. Questo giardino botanico mi sta piacendo tantissimo, è super particolare, ci sono un sacco di piante di specie diverse, un sacco di installazioni anche d'arte, molto molto ben curato, sicuramente consigliata una visita. Il costo per le persone adulte è di 12 euro a persona appunto, però ne vale davvero la pena, veniteci se avete tempo, è bello, molto bello. Dopo il bel giardino botanico, altra tappa imperdibile, sempre a Gardone Riviera, è il Vittoriale degli Italiani, un bellissimo spazio verdeggiante, quasi una città dentro la città, voluto e fatto costruire da Gabriele D'Annunzio. Il Vittoriale degli Italiani è uno dei luoghi più carichi di suggestione al mondo, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Lo scopo di D'Annunzio era rendere questo posto una sorta di memoriale della sua vita inevitabile e delle imprese degli italiani durante la Grande Guerra. Raga, mi trovo sopra la prua di una nave militare che è stata regalata dall'esercito militare a Gabriele D'Annunzio, e quel pazzo di D'Annunzio se l'è fatta costruire proprio qui in mezzo al parco ed è pazzesco, è sospesa ed è veramente bellissimo, si ha una vista meravigliosa sul lago e la prua è proprio nella direzione del lago, quasi a simboleggiare la voglia di questa nave di salpare immediatamente per nuovi orizzonti, nuovi confini, ed è incredibile questo posto, mi sta piacendo tantissimo il Vittoriale degli Italiani, assolutamente venite perché è veramente molto molto bello. Allora costa 15 euro per gli adulti, se poi ci aggiungete 3 euro, quindi 18 euro, potete anche visitare la casa di D'Annunzio. Ci spiegava la guida, pensate che è la seconda casa più visitata di tutta Europa dopo quella di Shakespeare. Io vi consiglio di visitare la casa di Gabriele D'Annunzio perché è particolarissima e la fate con la visita guidata ovviamente. Non potevo fare i video né foto, è vietato all'interno della casa di D'Annunzio, quindi purtroppo non sono riuscito a riprendere, però fatelo se venite qua perché merita, è veramente carina, poi per soli 3 euro in più è una cosa che si può fare.
Una tappa imperdibile al Lago di Garda è sicuramente Sirmione, uno dei borghi più belli e più visitati di tutto il lago. Protetto dalle possenti fortificazioni del castello Scaligero, il centro storico di Sirmione è adagiato su una sottile lingua di terra che si allunga nel lago ed è per tale ragione quasi completamente circondato dall'acqua. Se volete visitare il castello Scaligero, l'ingresso costa 6 euro, potete girare tranquillamente in libertà all'interno del castello e avrete una vista dall'alto di Sirmione, del centro storico di Sirmione, che è molto carina, molto particolare. Inutile dirvi che se state organizzando una vacanza al Lago di Garda, non potete proprio perdervi questo borgo così speciale. Oltre al bellissimo castello Scaligero e alle viuzze del centro storico di Sirmione, un'altra cosa importante da visitare se avete tempo e se avete voglia sono le grotte di Catullo. In realtà non sono delle vere e proprie grotte, ma una casa, pensate, romana, costruita intorno al I secolo d.C. ed è considerata una delle case romane meglio conservate e più importanti di tutto il nord Italia. Sirmione si distingue dagli altri borghi del Lago di Garda anche per la presenza di rinomate acque termali, utilizzate fin dall'antichità per scopi terapeutici ed estetici, quindi se avete tempo e se avete voglia, consigliata anche una giornata, una mezza giornata di assoluto relax nelle terme di Sirmione. Per visitare Sirmione vi consiglio di venire durante la settimana, perché ovviamente ci sono meno turisti, e se riuscite presto al mattino, perché poi si riempie davvero di un sacco di turisti. Inoltre, se volete visitare le grotte di Catullo, non venite il lunedì perché è l'unico giorno di chiusura. In questo momento mi trovo a Peschiera del Garda, una cittadina di poco più di 10.000 abitanti situata sul lato veneto del Lago di Garda. Sono venuto qui, oltre che per visitare Peschiera del Garda, soprattutto per noleggiare la bicicletta, che ce l'ho in questo momento qui, perché da Peschiera del Garda infatti parte una bellissima pista ciclabile che porta fino a Mantova. Sono circa 40 km appunto da fare in bici, attraverso paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, e si passa attraverso anche borghi molto belli, alcuni dei borghi più belli d'Italia come Borghetto sul Mincio, che cercheremo di farvi vedere oggi pomeriggio. Quindi direi di non perdere altro tempo, prendere la bicicletta e iniziare a pedalare. Il noleggio della bicicletta l'ho pagato 15 euro e ce l'ho a disposizione per tutta la giornata, quindi direi che è abbastanza economico, mi aspettavo qualcosa di più. La pista ciclabile Peschiera-Mantova è una delle più belle del nord Italia ed è adatta a persone di ogni età, avendo un dislivello molto modesto. È super consigliata per chi ama stare all'aria aperta e fare un'esperienza un po' diversa dal solito. Io mi sono divertito tantissimo. Amici, dopo circa 40 minuti, contate che io ovviamente mi sono fermato diverse volte per fare le riprese, quindi dicevo, dopo circa 40 minuti siamo arrivati alla tappa che volevo raggiungere, ovvero Borghetto sul Mincio, considerato uno dei borghi più belli d'Italia, e in effetti è davvero spettacolare, guardate. E allora, amici miei, che ve ne pare? Ci stava, vero, venire a Borghetto sul Mincio? Ovviamente siamo in provincia di Verona, quindi lato Veneto, e ci siamo un po' allontanati dal lago, però questo borgo è davvero carino, dall'alto è stupendo, bellissimo, sono veramente contento di essere venuto qui in bicicletta, bello.
Buongiorno amici, continuano le nostre avventure al lago di Garda. Ieri, dopo aver percorso circa 30 km in bici, ho ripreso la macchina e sono arrivato a Riva del Garda alla sera tardi, ero stanchissimo. Passerò qui, come vi ho detto, 2 notti. Questo è il bed and breakfast dove ho prenotato tramite Booking a Riva del Garda. Abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito a visitare Tremosine stamattina. Tremosine è il borgo del brivido, visti i panorami mozzafiato a strapiombo che si possono godere dalle sue terrazze panoramiche. Raggiungere Tremosine significa anche attraversare la strada della Forra, considerata una delle strade più belle d'Italia. È lunga circa 6 km e si intrufola tra cascate, gole e tornanti in uno scenario di assoluta bellezza. Pensate che Winston Churchill nel 1913 l'ha definita l'8ª meraviglia del mondo proprio durante la sua inaugurazione. Ed eccoci cari amici alla terrazza del brivido, siamo a Tremosine, è veramente altissima, non vi dico che ovviamente il paesaggio è mozzafiato, è bellissimo, siamo veramente alti, mi sembra 350 metri sopra il livello del lago. Sapete solo che per venire qui si passa dentro un hotel ed è richiesta una consumazione per venire proprio alla terrazza, perché se non dormite proprio in questo hotel ovviamente dovete poi consumare qualcosa. Se invece non volete consumare all'Hotel Paradiso, c'è una terrazza pubblica a Pieve, una frazione sempre di Tremosine. Infatti dovete sapere che Tremosine non è un vero paese, non esiste un paese che si chiama Tremosine, ma è un insieme di frazioni di ben 18 paesi, ognuno con un proprio nome, che tutti insieme fanno Tremosine. Mi hanno sentito che stavo spiegando questa cosa di Tremosine e mi vogliono aprire e farmi entrare in una... Ah, di qua! Ok, in una casa privata. Buongiorno. Mi chiamo Andrea. Roberto. Piacere. Grazie. Wow. Qui c'è il sentiero che va giù, che era l'unica via di accesso fino al 1913 quando hanno fatto la strada. Ah, sì. E qui sotto, questa qua era la terrazza dove arrivava la teleferica. Perché Ok. quando arrivavano la gente del posto che era andata in America a lavorare, che tornava indietro, facevano il lago, perché la strada fino al 1908 non c'era ancora, era fino a Gargnano la Gardesana. Ok. I bagagli li mandavano su con la teleferica e le persone dal porto venivano su dal sentiero, che se tu vai, vedi là in fondo dove ci sono i T? Sì. Ecco, lì ci sono le scalette che vanno giù sulla strada e lì c'era, prima della galleria c'era uno spazio dove c'era una casetta che arrivava giù l'uomo del comune che con la barca andava a prendere le persone o le merci. Madonna. Fino al 1908 quindi. Nel 1913 Ah, l'hanno 13. aperta. 13. Ci ha messo 5 anni a farla. Com'è che ti chiami? Angelo. Angelo. Ringrazio Angelo, grazie mille per avermi ospitato nella sua casa di sua zia. In pratica vi stavo spiegando tutte le frazioni di Tremosine e Angelo era proprio sulla sua terrazza di casa sua, pensate, è proprio casa sua quella, e mi ha sentito e mi ha detto sì, è giusto, ma vieni qua che ti faccio vedere una terrazza ancora più bella rispetto a quella pubblica. E quindi mi ha fatto entrare a casa sua e ho visto il paesaggio dalla sua terrazza, che ovviamente è privata, non si può entrare perché è casa privata, è casa sua. Quindi ancora grazie mille Angelo, è stato davvero un piacere averti conosciuto. Adesso noi andiamo a Limone sul Garda. Eccoci arrivati a Limone sul Garda, un bellissimo paesino sempre sul lato occidentale del lago, siamo sempre in provincia di Brescia. Limone sul Largo è molto carino, molto particolare soprattutto per la presenza delle limonaie. Le limonaie sono strutture in pietra e legno che fungevano da serra per le piante di limoni e arance qui coltivate. Vennero costruite attorno al 700 allo scopo di proteggere dal vento e dalle intemperie, tipiche dei mesi freddi del nord Italia, le piantagioni di agrumi, molto delicate e sensibili agli sbalzi termici.
Dal centro di Limone parte una pista ciclabile lunga circa 5 km che è stata definita una delle più belle piste ciclabili di tutta Europa, pensate, perché se i primi 3 km sono abbastanza normali, nel senso che costeggiano la Gardesana, la strada principale che collega Limone a tutte le città del Garda, gli ultimi 2 km, dicevo, sono sospesi nel vuoto. C'è proprio questa passerella che ti permette di camminare sopra il lago ed è bellissimo, il paesaggio è davvero stupendo. Quindi se avete voglia, se avete tempo e volete fare un po' di attività magari dopo pranzo per digerire, assolutamente consigliata la passeggiata alla pista ciclabile sospesa nel vuoto di Limone sul Garda. Amici, sono tornato a Riva del Garda perché adesso ho intenzione di visitare anche questo simpatico borghetto che si trova sul lato trentino del lago. Il lago di Garda è pieno di borghi, uno più bello dell'altro, davvero. Ci vorrebbero probabilmente 2 settimane per visitare tutti i posti, tutte le cose fighe che ci sono sul lago. Ultimo borgo che si affaccia sul lago che vi faccio vedere in questa guida su cosa vedere al lago di Garda si chiama Malcesine, appunto il borgo dove mi trovo in questo momento. Ci troviamo di nuovo sulla costa, sul lato veneto. Malcesine è un borgo ricco di scorci meravigliosi, vicoletti, viuzze molto strette. Ovviamente il simbolo di questo paese è sicuramente il castello Scaligero che adesso voglio andare a vedere. Dovete sapere che da Malcesine parte la funivia che arriva sul Monte Baldo a più di 2000 metri sopra il livello del mare. Se volete fare un'esperienza, un'escursione sul Monte Baldo, la funivia parte proprio da Malcesine. Terminata la visita al bellissimo borgo di Malcesine, c'è ancora una cosa che voglio farvi vedere prima di concludere questo video. Quindi adesso prendiamo la macchina e andiamo lì. A circa un'oretta di macchina da Malcesine si trova il santuario Madonna della Corona. Siamo un po' distanti dal lago, è vero, non si trova proprio sul lago, però visto che ero qui ho detto devo per forza venirlo a vedere. È un bellissimo santuario incastonato nella roccia, nella montagna. Amici, dal santuario Madonna della Corona che termina il video su cosa vedere al lago di Garda e dintorni in 5 giorni. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like e condividerlo a tutte le persone che volete. Ovviamente ci sarebbero ancora tantissimi posti da vedere, quindi se voi ne conoscete di altri scrivetemeli nei commenti perché un giorno ci tornerò assolutamente, perché mi è piaciuto davvero tantissimo il lago di Garda, è davvero spettacolare. Detto questo, il video termina qui. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video che usciranno prossimamente. E noi come sempre ci vediamo in una prossima avventura. Ciao!